Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Ciao amici miei. Oggi voglio condividere qualcosa di sorprendente con voi. La lingua italiana ha più di 170.000 parole nei suoi grandi dizionari. Sì, più di 170.000 parole. Ora pensate sinceramente, potete imparare 170.000 parole? Probabilmente no, sembra troppo grande e troppo difficile. Ma ecco la buona notizia. Non avete bisogno di 170.000 parole per parlare bene l'italiano. In realtà potete parlare un italiano quotidiano, chiaro e sicuro con circa 500 parole comuni. Sì, solo circa 500 parole semplici. Oggi parleremo di come parlare italiano fluentemente usando un piccolo gruppo di parole importanti. In questo video spiegherò come funziona davvero l'italiano, perché molti studenti hanno difficoltà e come potete usare parole comuni per parlare nella vita quotidiana. Niente grammatica difficile, niente parole lunghe e complicate, niente stress. Solo pensiero semplice e pratica intelligente. Quindi, per favore, non saltate questo video. Alla fine, la vostra paura dell'italiano sarà molto più piccola. Fate un respiro lento e profondo. Rilassatevi. Cominciamo. Parte 1. Prima. Dobbiamo capire una verità importante. Perché l'italiano sembra difficile? Molte persone pensano che l'italiano sia difficile perché non conoscono abbastanza vocabolario, ma questo non è il vero problema. Il vero problema è il modo in cui cercano di imparare. Lasciate che lo spieghi in modo semplice. L'italiano ha più di 170.000 parole in totale, ma anche i madrelingua non usano tutte queste parole. Un italiano medio usa solo circa da 2.000 a 3.000 parole nella conversazione quotidiana. E qui c'è qualcosa di importante. La maggior parte delle conversazioni quotidiane usa un piccolo gruppo di parole ancora e ancora. Parole come io, tu, noi, loro, andare, venire, fare, prendere, buono, cattivo, felice, triste. Queste parole si usano ogni singolo giorno. Questo significa che parlare italiano non significa conoscere tante parole. Significa usare parole semplici molte volte in frasi diverse. Pensate a un bambino che impara l'italiano. Studia un dizionario? No! Il bambino ascolta parole semplici ancora e ancora. Ripete gli stessi schemi di frase. È così che si impara una lingua, non memorizzando lunghe liste, ma usando le parole nella vita reale. Ora parliamo di queste 500 parole importanti. Sono parole ad alta frequenza. Questo significa che si usano la maggior parte del tempo. Includono pronomi come io, tu, lui, lei, verbi di base come andare, venire, mangiare, bere, lavorare, aggettivi semplici come buono, cattivo,
aggettivo, grande, piccolo, nomi di uso quotidiano come tempo, cibo, casa, denaro. Con queste parole potete costruire migliaia di frasi. Per esempio, io vado a casa, tu vai al lavoro, noi andiamo al mercato, stesse parole, frasi diverse. Ecco un altro punto chiave. La fluidità non significa usare parole grandi o difficili. La fluidità significa parlare in modo scorrevole senza fermarsi troppo. E questo succede quando il vostro cervello si sente calmo e a suo agio. Il vostro cervello si sente a suo agio quando le parole sono familiari. Ecco perché usare meno parole, ma comuni, in realtà vi aiuta a parlare meglio. Pensateci. Quando cercate di usare parole difficili, cosa succede? Vi fermate, pensate troppo, vi sentite nervosi, ma quando usate parole semplici parlate più velocemente, vi sentite rilassati. Ecco perché un piccolo gruppo di parole comuni è potente, riduce la paura, costruisce fiducia. Ricordate questo. L'italiano è uno strumento, non un test. Non state parlando per impressionare le persone, state parlando per condividere le vostre idee. E qualche centinaio di parole comuni e solide è sufficiente per esprimervi. Nella prossima parte vi mostrerò come funzionano gli schemi delle frasi con queste parole e come potete creare centinaia di frasi senza imparare nuovo vocabolario. Quindi restate con me e passiamo alla parte 2. Parte 2. Ora parliamo di uno dei segreti più potenti per parlare italiano. Questo segreto si chiama schemi di frase. Gli schemi di frase sono come strade e le parole sono come macchine. Se la strada è chiara, la macchina può muoversi facilmente. Se non c'è una strada, la macchina non può muoversi. È così che funziona la lingua. Molti studenti imparano tante parole, ma non imparano come usarle insieme. Per questo conoscono il vocabolario, ma non riescono a parlare in modo scorrevole. Ascoltate con attenzione. Non avete bisogno di tante parole, avete bisogno di pochi schemi di frase forti e semplici. Lasciate che vi mostri alcuni molto utili. Schema 1. Voglio. Questo schema è molto potente. Con questa struttura breve potete dire molte cose. Voglio mangiare, voglio dormire, voglio imparare l'italiano, voglio lavorare. Stesso schema, azione diversa. Schema 2. Ho bisogno di, lo usiamo ogni giorno. Ho bisogno di andare, ho bisogno di studiare, ho bisogno di riposare, ho bisogno di chiamarlo. Schema 3. Questo schema parla del futuro. Sto per mangiare, sto per lavorare, sto per imparare l'italiano. Schema 4. Mi piace. Questo schema mostra sentimenti e preferenze. Mi piace leggere, mi piace parlare, mi piace imparare l'italiano. Schema 5. Devo. Questo schema parla di responsabilità. Devo lavorare, devo studiare, devo svegliarmi presto.
Ora fermati e pensa per un momento. Con solo 5 schemi di frase e verbi semplici puoi creare centinaia di frasi. Questo è il potere degli schemi. Ora lascia che ti spieghi perché funziona. Il tuo cervello ama la ripetizione. Quando vede la stessa struttura ancora e ancora, diventa naturale e automatica. Non hai bisogno di pensare troppo, parli e basta. Questa è la fluidità. La fluidità non significa parlare molto velocemente. La fluidità significa parlare con un flusso scorrevole. Ecco un errore comune. Molti studenti studiano le regole grammaticali per molto tempo, ma non praticano il parlare. La grammatica resta nel libro, non nella loro bocca. Ma gli schemi di frase sono diversi. Vanno direttamente nel tuo modo di parlare. Per questo i madrelingua non pensano alle regole grammaticali, usano gli schemi in modo naturale. Facciamo pratica lentamente, ascolta con attenzione. Voglio mangiare, ho bisogno di mangiare, sto per mangiare, mi piace mangiare, devo mangiare. Lo vedi? Stessa azione, significato diverso, sensazione diversa. Ora immagina di praticare così per soli 10 minuti ogni giorno. La tua bocca diventa più forte, parlare diventa più facile, la tua paura diventa più piccola. Ecco perché un piccolo gruppo di parole comuni funziona così bene. Si ripetono ancora e ancora. La ripetizione costruisce fiducia e la fiducia costruisce la fluidità. Nella prossima parte ti mostrerò come usare queste parole semplici in situazioni quotidiane reali, al mattino, al lavoro, a casa e quando parli con altre persone. Quindi resta con me e passiamo alla parte 3. Parte 3. Ora usiamo le nostre 500 parole semplici nella vita reale. L'italiano non è solo per i libri. L'italiano è per la vita quotidiana. Molti studenti studiano l'italiano, ma non lo usano in situazioni reali. Oggi cambieremo questo. Ascolta con attenzione. La tua vita quotidiana ti offre già molti argomenti. Mattina, lavoro, casa, persone, emozioni. Non hai bisogno di argomenti speciali o difficili. Hai solo bisogno di situazioni reali. Cominciamo dal mattino. Puoi dire: mi sveglio presto, mi sento stanco, ho bisogno di acqua, voglio riposare. Molto semplice, molto reale. Ora pensa al lavoro o alla scuola. Vado al lavoro, vado a lezione, mi sento occupato, mi sento stressato. Stesse parole semplici, stessa struttura facile. Ora parlare con le persone. Ho bisogno di aiuto. Puoi aiutarmi? Voglio chiedere qualcosa. Non capisco. Queste frasi usano parole semplici, ma sono utili ovunque. Ora parliamo dei sentimenti. Questo è molto importante. Molti studenti conoscono il vocabolario, ma non riescono a esprimere come si sentono. Con parole semplici puoi dire:
mi sento felice, mi sento triste, mi sento stanco, mi sento nervoso. Le persone ti capiscono, la comunicazione avviene. Ora parliamo del passato. Molti studenti hanno paura del passato, ma non avere paura. Un italiano semplice può comunque funzionare. Ieri vado al lavoro. Ieri mi sento stanco. La grammatica è perfetta? No. Il significato è chiaro? Sì. Ora il futuro. Domani vado al lavoro. Domani studio italiano. Semplice e chiaro. Questo è l'italiano di sopravvivenza e l'italiano di sopravvivenza è vera fluidità. Ecco qualcosa di importante. Le persone non si concentrano sulla tua grammatica, notano la tua sicurezza. Quando parli senza paura, le persone ti ascoltano. Ecco il tuo esercizio quotidiano. Scegli una situazione, mattina, lavoro o casa. Di 5 frasi ad alta voce ogni giorno. Non solo scrivere, parla. La tua bocca deve fare pratica. È così che cresce la fluidità. Ricorda questo. Non stai solo imparando l'italiano, stai allenando la tua bocca. E 500 parole semplici sono sufficienti per questo. Nella prossima parte ti mostrerò come praticare ogni giorno senza stress. Passiamo alla parte 4. Parte 4. Ora parliamo della pratica. Senza pratica nulla cambia. Molte persone guardano video in italiano, ma non parlano. Guardare è facile, parlare è più difficile, ma parlare è il vero allenamento. Ascolta con attenzione. Non hai bisogno di 1, 2 o 3 ore ogni giorno. Hai bisogno solo di 10 minuti, ma devi praticare ogni giorno. Fare un po' ogni giorno è più potente che fare tanto una sola volta. Ecco un piano quotidiano semplice. Primo, scegli 10 parole dalla tua lista principale. Solo 10. Secondo, crea 5 frasi usando quelle parole. Dille ad alta voce. Non sussurrare, non restare in silenzio, parla chiaramente. Terzo, ripeti le stesse frasi per 3 giorni. Sì, 3 giorni. La ripetizione costruisce la memoria, la tua bocca impara il movimento. Ecco un altro metodo molto efficace, si chiama shadow speaking. Ascolti una frase, poi fai una pausa, poi la ripeti. Per esempio, voglio imparare l'italiano. Pausa. Voglio imparare l'italiano. Questo allena insieme il tuo cervello e la tua bocca. Ora lascia che ti parli di un errore comune. Molti studenti vogliono risultati veloci, ma imparare una lingua è un processo lento e la pratica lenta è una pratica forte. Quando parli lentamente, parli chiaramente. Un linguaggio chiaro costruisce fiducia. Ora parliamo degli errori. Gli errori non sono qualcosa di negativo. Gli errori ti aiutano a imparare. Ogni errore significa che stai provando. Se aspetti di parlare un italiano perfetto, non parlerai mai. Quindi parla, anche se fai errori. Ricorda,
L'italiano non è matematica, non esiste una sola risposta perfetta. Se le persone ti capiscono, hai successo. Ecco una regola importante: non imparare mai una parola da sola. Impara sempre una parola dentro una frase. Una parola da sola è debole. Una parola dentro una frase è forte. Ora lascia che ti faccia una domanda. Puoi dire 10 frasi ogni giorno? Sì, puoi. E con 500 parole semplici diventa più facile. Nella prossima parte ti mostrerò come cresce la fiducia quando la tua lista di parole è piccola e come la paura scompare lentamente. Quindi resta con me e passiamo alla parte 5. Parte 5. Ora parliamo della paura. La paura è il più grande nemico quando provi a parlare italiano. La maggior parte degli studenti non fallisce perché manca di parole, fallisce perché ha paura di fare errori, paura delle altre persone, paura di sembrare sciocco. Ascolta con attenzione. La paura non viene dalla lingua italiana. La paura viene dalla pressione. Quando provi a parlare un italiano perfetto, la tua mente diventa tesa, la tua bocca si blocca. Ma quando usi un italiano semplice, la tua mente si sente calma e questo è molto importante. Il tuo cervello ha bisogno di sentirsi al sicuro prima di poter parlare liberamente. Per questo un piccolo gruppo di parole comuni funziona così bene. Conosci già queste parole. Il tuo cervello dice: è facile, posso farlo. Ora parliamo della fiducia. La fiducia non viene dal conoscere molte regole. La fiducia viene dalla ripetizione. Più ripeti, più ti senti forte, anche se il tuo italiano è semplice. Pensa a un bambino. Un bambino parla con frasi semplici, a volte non corrette, ma parla senza paura. Perché? Perché non si preoccupa di essere perfetto. Ora pensa alle altre persone. Molti studenti credono che gli altri rideranno di loro, ma la maggior parte delle persone rispetta chi prova a parlare la loro lingua. E se qualcuno ride, quella persona non è importante. Il tuo obiettivo è la comunicazione, non la perfezione. Ecco un semplice esercizio di fiducia. Stai da solo nella tua stanza. Di 5 frasi sulla tua giornata. Per esempio: oggi mi sveglio presto, mi sento stanco, vado al lavoro, mangio, mi riposo. Molto semplice, ma molto potente. Ripeti la stessa breve storia ogni giorno. Lentamente la tua fiducia crescerà. Ricorda questo: la fluidità non è parlare velocemente, la fluidità è parlare con comodità. Quando ti senti a tuo agio, parli di più e quando parli di più, migliori. Ecco una verità importante. Non ti sentirai mai completamente pronto. Sentirsi pronto arriva dopo che inizi a parlare, non prima. Quindi comincia ora con la tua lista di parole semplici.
Nella prossima parte costruiremo una routine quotidiana di italiano che funziona davvero. Passiamo alla parte 6. Parte 6. Ora creiamo una semplice routine quotidiana di italiano. La routine porta risultati. Molte persone studiano l'italiano ma non seguono un sistema chiaro. Senza un sistema, i progressi diventano lenti. Ascolta con attenzione. Questa routine è facile. Anche le persone impegnate possono seguirla. Prima parte. Mattina. Al mattino non leggere e non scrivere. Parla soltanto. Parla per 5 minuti di qualsiasi cosa. Del tuo sonno, dei tuoi programmi, dei tuoi sentimenti. Per esempio, oggi mi sveglio presto, mi sento bene, voglio studiare italiano, frasi semplici. Dille ad alta voce. Seconda parte. Durante il giorno. Durante il giorno ascolta italiano lento. Può essere un podcast, un video breve o un audio. Non cercare di capire ogni parola. Ascolta soltanto. Il tuo cervello sta imparando in silenzio. Terza parte, sera. La sera parla di nuovo per 5 minuti. Racconta la tua giornata. Per esempio, oggi lavoro molto. Mi sento stanco, studio italiano. Ora ecco una regola importante. Usa le stesse parole semplici ogni giorno. Non cambiare tutto continuamente. La ripetizione costruisce la fluidità. Ecco un errore comune. Molti studenti cambiano metodo ancora e ancora. Oggi un insegnante, domani un altro. Questo crea confusione. Scegli un metodo semplice e continua con quello. Il tuo obiettivo non è un progresso veloce. Il tuo obiettivo è un progresso costante. Una pratica lenta ma quotidiana vince sempre. Lascia che ti spieghi perché questa routine funziona. Parlare al mattino sveglia la tua bocca. Ascoltare durante il giorno nutre il tuo cervello. Parlare la sera rafforza la tua memoria. Questo è un ciclo completo di apprendimento. Puoi dedicare 10 o 15 minuti al giorno? Sì, puoi. E pochi minuti ogni giorno con parole semplici sono molto potenti. Ora ricorda, la routine è più forte della motivazione. La motivazione va e viene. La routine resta. La tua pratica deve essere piccola, facile e ripetibile, non pesante, non stressante. Mattina. Parla 5 minuti. Pomeriggio. Parla 5 minuti. Sera. Parla 5 minuti. Solo 15 minuti in totale. Ma ogni giorno. Perché funziona? Perché stai parlando un italiano della vita reale, non un italiano da libro di testo. Il tuo cervello collega la lingua alla tua vita quotidiana. Questo lo rende naturale. Un'altra regola: non saltare un giorno. Se salti un giorno, la paura può tornare. Anche 2 minuti sono meglio di 0. Pensa all'italiano come a un muscolo. Se lo usi, diventa più forte. Se smetti di usarlo, diventa debole. Ecco un altro consiglio utile. Registra la tua voce. Riascoltala dopo alcuni giorni.
Sentirai i progressi. Questo costruisce fiducia. Non hai bisogno di un insegnante ogni singolo giorno. Hai bisogno di pratica quotidiana e un piccolo gruppo di parole semplici è sufficiente per praticare ogni giorno. Ora siamo quasi alla fine di questa lezione. Prima di andare, voglio che tu ricordi una cosa importante. L'italiano non è magia. L'italiano non è un talento speciale. L'italiano non è fortuna. L'italiano è un'abilità e ogni abilità cresce con una piccola pratica quotidiana. Oggi hai imparato qualcosa di importante. L'italiano ha più di 170.000 parole nei grandi dizionari, ma non ti servono tutte. Ti servono solo le parole giuste. Un piccolo gruppo di parole comuni è sufficiente per parlare un italiano quotidiano, chiaro e sicuro. Non aspettare un italiano perfetto. La perfezione non esiste. Se aspetti di essere perfetto, non inizierai mai. Inizia con un italiano semplice. Parla lentamente. Parla con calma, parla ogni giorno. Anche 5 frasi semplici al giorno possono fare una grande differenza. Ricorda, il tuo obiettivo non è impressionare le persone. Il tuo obiettivo è condividere le tue idee. E puoi condividere le tue idee con parole semplici. Ora lascia che ti faccia una domanda. Dopo questa lezione ti fermerai o inizierai oggi il tuo viaggio nell'italiano? La scelta è tua. Se questa lezione ti ha aiutato, anche solo un po', metti mi piace a questo video e condividilo con qualcuno che ha paura di parlare italiano. E iscriviti a Italiano Thales, The Podcast, dove impariamo passo dopo passo, lentamente e con fiducia. Grazie mille per aver ascoltato. Continua a praticare, continua a parlare e ci vediamo nella prossima lezione. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.